Reverbero, eco, chorus, flanger, delay, sono tutti nomi di effetti voce o effetti per strumenti. Usati da chi? Usati da chi mette le mani normalmente su un mixer per fare dal karaoke al DJ set, per fare il piano bar fino al fonico del gruppo, da differenziarsi dal megafonico di studio, che ovviamente queste cose le saprà già e che salutiamo perché lo invitiamo a lasciare questo video, perché non è per lui, è per l'amatore, per il curioso dell'audio, per chi mette appunto le mani sul mixer e vuole approfondire queste nozioni sugli effetti audio. Si tratta in effetti di effetti che io considero dei cosmetici per l'audio, per abbellire o caratterizzare un suono in aggiunta al suono originale, qualche cosa che noi andiamo ad aggiungere appunto per abbellire o caratterizzare il suono di una voce o di uno strumento. Questi effetti possono essere forniti da un effetto esterno, quindi un apparecchio esterno che collegheremo al mixer, ma molto più spesso, direi quasi sempre, questi effetti li troviamo all'interno dei mixer stessi, con la possibilità di scegliere o selezionarlo, ed è qui che possono nascere i primi problemi, ad esempio per capire quale sia la differenza tra l'uno e l'altro e quindi a come utilizzarli convenientemente. E quindi partiamo col vedere la differenza tra i vari effetti, per poi vedere come vengono creati, per poi vedere come utilizzarli al meglio o come non fare errori nel loro utilizzo. La maggior parte degli equivoci vedo che dalla non perfetta conoscenza della differenza tra eco e riverbero, sono i due effetti principali che si usano più degli altri. Eco e riverbero sono due cose molto diverse. L'eco è la ripetizione netta di un suono ripetuto dopo il suono originale nel tempo, con una differenza di tempo che possiamo tra l'altro regolare sul mixer. Un esempio tipico è prova, 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 prova. E tutti noi saremmo stati in una valle alpina o appenninica o in una grande piazza con grossi edifici ai limiti della piazza e abbiamo tutti sperimentato il Sabino, Ino, fratelli, Elli. Questo è l'eco, un suono ripetuto nel tempo. Ben diverso il reverbero, che invece è quell'alone che circonda la voce che abbiamo sperimentato a nostra volta quando siamo in una grande chiesa, quando siamo in un tunnel, in una galleria, e quando diciamo Sabino c'è quell'alone che lo rende misteriosamente magico, ma lo abbiamo sperimentato e lo possiamo sperimentare anche tra 10 minuti se scendiamo nei garage o nella tromba delle scale e fischiettiamo una canzone e scopriamo che il nostro fischiettare è molto più gradevole nella tromba delle scale che quando siamo in stanza, proprio perché è arricchito dal riverbero tipico di questi grandi ambienti, che non consistono altro che una serie di ripetizioni che non sono però l'eco. Il riverbero infatti non è altro che una serie, milioni, miliardi addirittura di ripetizioni di rimbalzi del suono originale che rimbalzando e venendo assorbito dalle varie superfici delle quali siamo circondati ritorna nel nostro orecchio, diluiti nel tempo come l'eco, ma in maniera estremamente casuale, tanto da non riconoscere più il suono originale, ma appunto quell'alone che si chiama appunto reverbero o riverbero. Anche nel caso del riverbero sul mixer abbiamo delle possibilità di regolazione che vedremo fra poco. Poi abbiamo chorus, che invece, come dice il nome, è la simulazione, anche in questo caso, della presenza di un coro intorno a noi, quindi da una voce originale aggiungendo il chorus sentiremo questa voce come se fosse ripetuta ed accompagnata da numerosi altri colleghi che cantano assieme a noi, ma ovviamente un pochino sfalsati nel tempo, nella fase, nell'intonazione, dando proprio quell'effetto di coro. Phaser e flanger invece sono effetti che si usano principalmente sulla chitarra, invece che li usa anche con buoni risultati sulla voce per rendergli un suono molto tipico e caratteristico, che non dividiamoli fra loro ma trattiamoli come se fossero un'unica cosa, in effetti sono sufficientemente simili. Non è altro che il suono originale sfasato di un pochettino, cioè reso fuori fase di un pochettino e magari modulato, in modo che si crea un po' quell'effetto jazz che abbiamo sicuramente sentito nella riproduzione di qualche chitarra, di qualche effetto, di qualche voce diversa dal normale. Diciamo qualche cosa in più, il flanger è uno sfasamento su tutta la banda audio. Flanger prende il nome proprio dal fatto dell'inventore che non fece altro che riprodurre il suono originale con una bobina, sovrapponendo il suono registrato a quello originale e poi toccando la flangia, da cui flanger, della registrazione per sfasare in maniera digitale, nel senso di usando un dito, di sfasare il suono e rendergli questo effetto flanger. Il phaser invece ottiene questo sfasamento solo su alcune parti, non su tutto il segnale sfasato, ma solo su alcune parti, modulandola, spostandola, quindi con un effetto un po' diverso. Molto bene, ma come vengono creati questi
effetti partendo dal suono originale. Beh, una volta si usavano nastri con le flange, nastri che rigiravano, molle che producevano dei riverberi. Oggi si usa la tecnica digitale ed è un algoritmo è una parola che usiamo tantissimo ma che spesso non sappiamo cosa vuol dire. Un algoritmo non è altro che un calcolo molto lungo con tantissime variabili. Questa capacità del calcolo dei nostri apparecchi digitali, sia messi in un mixer, sia messi in un apparecchio standalone, prendono, nel caso dell'eco ad esempio, il suono originale, lo ritardano di un secondo e avremo un classico Sabino, Sabino, Sabino. Poi potremo dargli più feedback e quindi far ritornare il suono all'origine e avere più ripetizioni, Sabino, 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 o dargliene di meno, aumentare il ritardo o diminuirlo, e queste sono regolazioni che riguardano l'eco, che è una cosa, abbiamo detto, molto semplice. Tra un po' parleremo del delay, che è una cosa un po' diversa. Il riverbero invece è un po' più complicato, anzi decisamente più complicato, perché qua non si tratta più di avere una ripetizione, cioè non abbiamo più la montagna di fronte a noi che prende la nostra voce e ce la rimanda indietro, facile da riprodurre per un algoritmo digitale. Un algoritmo che vuole simulare quello che succede dentro una stanza o dentro una chiesa deve prendere la voce originale, ritardarla di un tot nel frattempo che questa voce rimbalza sul muro e torna a noi, ma avremo un eco. Quindi lo deve ritardare migliaia, decine di migliaia, milioni di volte, una per ogni centimetro della stanza, con il suono che rimbalza e torna a noi non solo una volta, ma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e tra l'altro attenuandosi nel tempo man mano che il suono rimbalza su una superficie riflettente calerà di altre frequenze, se rimbalza su una superficie riflettente invece riverbererà molto di più le frequenze alte, quindi capite che l'algoritmo è molto complesso. Ed ecco la differenza tra i riverberi di qualità e quelli economici. Quando si dice che un riverbero è sgranato, povero, magro, è perché il numero di calcoli che fa questo algoritmo è limitato. Un riverbero di alta qualità ha una capacità di calcolo estremamente elevata fino ad arrivare a simulare tutti i rimbalzi che ci sono all'interno della chiesa, della stanza, fino ad arrivare a simulare un riverbero che è difficilmente distinguibile dall'originale, una volta inserito in un disco per essere riprodotto poi a casa mia, ad esempio. Abbiamo accennato un attimo fa la differenza tra delay ed eco. Entrambe sono ripetizioni di un segnale originali pari pari. La differenza sta nel tempo di ritardo di questa ripetizione rispetto al suono originale. Se questo ritardo è superiore, c'è chi dice ai 10 millisecondi, c'è chi dice ai 20 millisecondi, e quindi l'orecchio umano è in grado di distinguerlo efficacemente dal suono originale, si tratta di un eco, cioè riusciamo a riconoscere il suono originale dalla sua ripetizione. Se la distanza è talmente breve che l'orecchio umano, o meglio la mente umana, non è in grado di interpretare questi due suoni come due suoni separati ma come uno solo, allora si tratterà di un delay, un ritardo. Questo delay, se non si riesce a distinguere, direte voi, ma allora a cosa serve? Non si riesce a distinguere con un efficace suono distinto, ma comunque dona al suono originale una sua tipicità. E questa cosa è molto utilizzata dai tecnici del suono, quando mettono un delay su una voce e spostano il segnale originale un po' a destra del panorama stereo, l'altro un po' a sinistra, sdoppiando quindi la voce. A noi non sembra di sentirne due, ma in realtà sono due un pochino sfalsate l'una dall'altra, magari la seconda è equalizzata in modo leggermente diverso dal primo, magari con un po' di effetto, un po' di cosmetico sulla seconda è diverso dalla prima. Ecco che questo suono che prima sembrava piatto, singolo, mono, piazzato lì in maniera molto amatoriale, comincia a diventare un po' più professionale, un po' più lavorato, un po' più gradevole all'orecchio, grazie ad un delay e a mille altri accorgimenti ovviamente. Poi i delay possono essere usati anche in modo non solo creativo, ma anche proprio funzionale all'ascolto, ad esempio nei grandi concerti dove ci sono torri di ascolto separato dal palco principale, li avrete sicuramente viste se frequentate concerti. I vari impianti hanno dei delay uno rispetto all'altro in modo che il suono arrivi all'eventuale ascoltatore sempre contemporaneamente, nonostante la distanza tra una torre di amplificazione e l'altra, ma questo è un altro discorso. Quindi abbiamo visto che cos'è un riverbero, che cos'è un eco, che cos'è un delay, che cosa sono in breve chorus, flanger e phaser. Abbiamo brevemente visto come vengono generati dai nostri generatori di effetti questi cosmetici per la voce o per gli strumenti, e vediamo adesso come usarli. C'è una grossa differenza tra come vengono usati gli effetti, quindi quelli che abbiamo citato fino adesso, eco, riverbero e compagnia bella, e compressore, equalizzatore e qualche altro macchinario nel mondo audio. C'è una grossa differenza sia nel come vengono usate sia con il come vengono collegati, ma questo lo vedremo in un altro video per chi avrà la pazienza di seguirci. Stiamo parlando in questo video degli effetti e vediamo come vengono usati. Ogni strip del mixer, ogni canale del mixer
ha il gain, ha l'equalizzatore alti, medi, bassi, ha un potenziometro per gli aux per mandare ad esempio il suono di questo canale al monitor, e avrete visto che ha un altro potenziometro per mandare il suono agli effetti presenti nel mixer, se eventualmente ci sono nel mixer. Quindi quello che dobbiamo fare è per prima cosa scegliere sull'effetto presente sul mixer o sull'outboard gear l'effetto che vogliamo utilizzare, sia esso un eco, sia esso un riverbero, sia anche una combinazione dei due, sceglierlo, dargli qualche regolazione per renderlo piacevole e decidere canale per canale quanto di questo effetto debba essere aggiunto ad ogni singolo canale. Poco alla voce maschile, un po' di più alla voce femminile, niente al rullante, tanto alla chitarra e via dicendo. Qual è l'errore che si può fare nell'utilizzare gli effetti di un mixer? A parte lo scegliere l'effetto sbagliato, cioè mettere un eco ad esempio con un tempo che non è a tempo con la metrica del suono originale, o scegliere un riverbero grandissimo quando invece servirebbe una stanza molto piccola. Ecco, l'errore che si fa, oltre questo della scelta dell'effetto, è quello di esagerare. Quasi sempre quando si scoprono gli effetti, almeno io ho fatto così all'epoca, ho scoperto il magico mondo degli effetti audio, volevo sentirli e ne esageravo l'utilizzo, anche perché non solo volevo sentirli, ma nel dosarli, nel preparare il mio messaggio, li ascoltavo uno alla volta, e quindi ascoltando solo la mia voce inevitabilmente risultava bella aggiungendo dell'effetto, ascoltando il rullante inevitabilmente mi sembrava più bello aggiungendo del riverbero e via dicendo. Ma quando mettevo tutto assieme, tutto il mio suono annegava nel riverbero, quindi avevo esagerato. Stiamo attenti quindi a non esagerare con il riverbero. Abbiamo accennato un attimo fa alle variabili che possono avere i vari effetti. Nel caso dell'eco qualche cosa abbiamo già detto, cioè le variabili di un eco non sono altro che il tempo di ritardo tra una ripetizione e l'altra, e il feedback, cioè quante ripetizioni debba avere l'eco. Sono solo queste due in pratica. Il riverbero in realtà ne ha qualcuno in più. Anche nel riverbero si può scegliere, sia negli effetti stand-alone che in quelli del mixer un pochino più evoluti, si può decidere se allungare o diminuire la lunghezza del riverbero, quindi questo alone, ma possiamo decidere anche quale stanza, quale ambiente simulare. Avrete notato che quando ho selezionato il riverbero vi dà la possibilità di scegliere tra una stanza piccola, una stanza media, una stanza grande, large, medium, small room, o addirittura una cattedrale o tunnel o quant'altro. Quello che cambia non è solo la lunghezza del riverbero tra una cattedrale e una piccola stanza. Quello che cambia è proprio l'algoritmo che ha fatto i conti e simulando i rimbalzi in una piccola stanza o in una cattedrale. Quindi quello che cambia in realtà sono le prime riflessioni. Gli inglesi li chiamano early reflection, le prime riflessioni, ne abbiamo già parlando di acustica dell'ambiente, e saranno proprio queste prime riflessioni che daranno immediatamente al nostro udito, indipendentemente dalla lunghezza dell'effetto, la sensazione di essere una stanza piccola, una stanza media, una stanza grande o addirittura una cattedrale. Quindi le variabili principali di un riverbero sono la lunghezza del riverbero, la quantità ovviamente, e il tipo di stanza che viene simulata da questo potentissimo algoritmo che sembra essere, anzi è un'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ne stiamo parlando tantissimo adesso perché abbiamo visto l'intelligenza artificiale generativa, ma l'intelligenza artificiale, come sapete, esiste già da tempo. Questo è un caso. Google Maps è un altro caso di intelligenza artificiale. La calcolatrice elettronica è un'altra intelligenza artificiale. 741x428 uguale. È intelligente? No, è artificiale. Comunque questo sarà l'argomento magari di un altro video se richiesto. Torniamo invece ai nostri effetti per gli amatori, e il consiglio migliore che si può dare ad un amatore, a chi vuole imparare qualche cosa riguardo agli effetti, è non solo di guardare video come questo ed altri, ma di provarli. Giocate con i vostri effetti, selezionateli uno alla volta, usate le varie variabili e sappiate che la cosa peggiore che potete fare quando li userete dal vivo veramente è esagerare. Quindi non esagerate. A presto.